Buongiorno carissimi e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete capito dal titolo, oggi voglio parlarvi di 10 posti imperdibili della Puglia e che quindi andrebbero assolutamente visitati durante una vacanza in questa meravigliosa regione italiana. La scorsa estate io e mia sorella abbiamo trascorso 10 giorni on the road alla scoperta di alcuni dei luoghi più belli, tra borghi storici, spiagge meravigliose e natura incontaminata. Se mi seguite già da un po' di tempo, probabilmente vi ricorderete che ho già pubblicato un video sulla top 10 della Puglia, con altri luoghi ovviamente rispetto a quelli che vi andrò ad elencare oggi. Quindi se state organizzando una vacanza in Puglia vi consiglio di guardare anche quel video, ve lo lascio come sempre qua in alto nelle schede e anche sotto in descrizione. Recuperatevelo perché alla fine di questo video avrete ben 20 posti diversi da visitare in Puglia. Se alla fine di questo video ci sono altri luoghi che volete consigliare, sentitevi liberi di commentare qui sotto in modo tale da rendere ancora più interattiva e completa questa guida. Ma adesso bando alle ciance ed iniziamo subito questa nuovissima top 10 della Puglia. Una delle zone che nel primo video non avevo incluso perché la prima volta che sono stato in Puglia non ero riuscito a visitarla è il Gargano. Quindi in questa nuova guida aspettatevi diversi posti presenti in questa area della Puglia. Il primo luogo che voglio consigliarvi è proprio Vieste. Vieste è una cittadina situata nel promontorio del Gargano, a nord della Puglia, che accoglie ogni anno turisti provenienti da tutto il mondo. Il successo turistico di Vieste si deve soprattutto al suo mare e alla sua incredibile costa, ricca di spiagge lunghissime e bellezze naturali come le meravigliose grotte marine e il Pizzo Munno, ma anche grazie al suo centro storico, ricco di vicoli stretti e casette bianche. Vieste è un'ottima base di partenza se volete visitare le principali attrazioni del Gargano, consigliatissimo quindi restarci qualche giorno. Come detto, tutta la costa nella zona di Vieste offre spiagge stupende. Una che vi consiglio di visitare si trova ad una quarantina di minuti in macchina da Vieste ed è la spiaggia di Vigna Notica. Spiaggia di sabbia mista a ghiaia e ciottoli, lunga circa 500 metri, caratterizzata dalla presenza di molteplici grotte scavate dal mare e dalla alta e bianca falesia calcarea alle sue spalle, molto ripida. La vegetazione, le rocce e il limpidissimo mare creano un'atmosfera molto romantica e suggestiva, ed è per questo che Vigna Notica è diventata una delle spiagge più amate del Gargano. Se volete un consiglio andateci molto presto al mattino perché infatti poi si riempie davvero tantissimo di turisti. Un'altra spiaggia che mi sento di consigliarvi sempre vicino a Vieste, che però purtroppo io e mia sorella non siamo riusciti a visitare, è quella che viene chiamata Baia delle Zagare, o Zagare, non so come si pronuncia. Ho visto le foto, sembra molto carina, quindi consiglio di andare anche lì, appunto noi non l'ho riprese perché purtroppo noi non ci siamo andati. Il secondo posto che voglio consigliarvi in questa guida è Ostuni. Probabilmente non ha bisogno di presentazioni. Ostuni è un piccolo gioiello della Valle d'Itria da esplorare con lentezza. Siamo nella provincia di Brindisi, dove, arroccato su una collina delle Murge, svetta questo borgo meraviglioso. Ostuni viene chiamata la città bianca perché le case del centro storico e le mura sono state costruite utilizzando la calce bianca. Il mio consiglio è quello di smarrirvi nelle viuzze del centro storico, pieno di scalinate, archi, balconi e strade che portano su scorci panoramici mozzafiato. Il centro si visita tranquillamente a piedi. Potete visitare la Piazza della Libertà, al centro della quale spicca l'obelisco di Santo Ronzo, le mura aragonesi e la cattedrale di Ostuni, che si distingue già da lontano. Non bisogna dimenticare che Ostuni non è soltanto una delle mete turistiche più gettonate per via del suo centro storico molto particolare, ma anche per la presenza di alcune delle spiagge più belle di tutta la Puglia. Potrei citarne tantissime, ma secondo me quella che proprio non dovete perdervi è la riserva naturale Torre Guaceto, che si trova a circa una mezz'oretta di auto da Ostuni.
Io ci sono andato la prima volta che ho visitato la Puglia con Giulia e purtroppo c'era brutto tempo, il mare era mosso, quindi non rendeva tantissimo, però vi assicuro che se hai beccato una giornata di pieno sole è stupenda. Tra l'altro ho letto che qui si può visitare anche un piccolo centro di recupero di tartarughe marine, quindi se avete famiglia, se avete bambini, è sicuramente un'esperienza che potrebbe piacergli. Non solo borghi storici, non solo paesini, infatti adesso voglio parlarvi di una delle spiagge più belle che mi sono piaciute di tutto il Salento, quindi ci troviamo nell'estremo sud della Puglia e sto parlando di Baia dei Turchi. Nel primo video che ho pubblicato sulla Top 10 della Puglia ho consigliato tantissime spiagge, una più bella dell'altra, del Salento, ma non so come la prima volta che sono andato in Puglia mi ero perso questa meravigliosa spiaggia che, vi ripeto, è una di quelle che alla fine ho preferito di più in assoluto. Come detto, Baia dei Turchi si trova nel Salento, ci troviamo poco distanti da Otranto, a nord di Otranto, e quindi siamo sulla costa adriatica. Anche qui consiglio di andarci super presto al mattino perché si riempie di un sacco di turisti. Una volta lasciata l'auto nel parcheggio, percorrerete il sentiero sotto alla pineta di circa una quindicina di minuti per arrivare alla spiaggia. Spettacolare anche questa spiaggia, l'acqua è veramente trasparente, poi mi piace tantissimo la macchia mediterranea che c'è alle spalle della spiaggia, ci sono questi alberi verdi che fanno proprio da contrasto con l'acqua ed è magnifica, splendida questa spiaggia, sicuramente la inseriremo nella top 10 della Puglia perché è veramente uno dei posti più belli ed è assolutamente da visitare. Nonostante sia una zona piuttosto selvaggia, c'è anche uno stabilimento balneare che offre tutti i comfort per godere appieno di una giornata al mare. Il quarto posto che voglio consigliarvi è una città che inizialmente io avevo sottovalutato, non credevo fosse così bella, ma poi una volta che l'ho visitata mi sono totalmente ricreduto e quindi se avete tempo, se avete voglia dovete assolutamente visitarla e sto parlando di Bari. Ah, tra l'altro, piccola parentesi, all'inizio mi sono dimenticato di dirvi che per ogni luogo che vi sto consigliando in questo breve video sulla top 10 della Puglia ho già pubblicato diversi video molto più dettagliati su cosa fare e su cosa vedere, quindi ovviamente vi lascerò tutti i link per vederli qui sotto in descrizione. Dicevamo, per visitare Bari non occorre molto tempo, basta un giorno, ma vi assicuro che in meno di 24 ore può regalare una giornata speciale, fatta di momenti veraci e genuini, di mare, di buon cibo e tanta bellezza. Il centro storico, la cosiddetta Bari Vecchia, custodisce un dedalo di vie affascinanti, in cui ognuno sembra avere un preciso compito per far sentire il visitatore come sul set di un film. Assolutamente imperdibile la Via delle Orecchiette, diventata ormai uno dei simboli di Bari ed è la prima cosa che i turisti scelgono di visitare. Ma le cose da visitare a Bari sono tante. C'è il lungomare, la Basilica di San Nicola, il Castello Svevo, Largo Albicocca e tanto altro. E, se volete approfondire, vi consiglio di vedere il video che ho dedicato a questa splendida città. Ultima cosa che voglio consigliarvi è di non andare via da Bari senza prima aver provato la famosissima focaccia barese, diventata ormai un'istituzione della città. Dopo Bari, torniamo più a nord, torniamo nel Gargano, e adesso voglio consigliarvi un altro paesino che, se siete in questa zona della Puglia, non dovete assolutamente perdervi, ovvero Peschici. La parte più suggestiva di Peschici è sicuramente il centro storico, un labirinto di vicoletti tutti da scoprire. Casette bianche, negozietti di artigianato, spettacolari viste sul mare, botteghine dove provare prodotti tipici locali. Signore e signori, benvenuti a Peschici! Il tratto di costa dove si trova Peschici è famoso per la presenza dei trabucchi. Negli ultimi anni si sono trasformati in location speciali dove poter prendere un aperitivo oppure fare cena. Mi raccomando, prenotate con largo anticipo. Noi purtroppo infatti non abbiamo prenotato e non siamo riusciti ad andare a mangiare o fare aperitivo in uno di questi meravigliosi trabucchi. Anche qui intorno il mare è stupendo. Le spiagge di Peschici sono completamente sabbiose con fondale basso. Ce ne sono davvero tantissime. Io e Lara siamo stati nella spiaggia di Zaiana, ad una decina di minuti
di macchina da Peschici. Dopo aver parcheggiato l'auto, si scende da una scalinata per ritrovarsi in una spiaggia di sabbia scura, incastonata fra le scogliere. Semplicemente meravigliosa. Carissimi, siamo arrivati a metà di questo video, spero che vi stia piacendo e soprattutto che lo stiate trovando utile e interessante. Se così fosse, vi chiedo di mettere un bel like per supportare il mio lavoro e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Adesso direi di continuare, ci sono ancora 5 posti della Puglia che vi voglio consigliare. Restando nel Gargano, impossibile non visitare le Isole Tremiti. Nello scorso video avevo ricevuto tantissimi commenti che mi consigliavano di andare a visitare il bellissimo mare delle Isole Tremiti e ragazzi devo dire che avevate proprio ragione, è meraviglioso. Le Isole Tremiti sono un arcipelago del mare Adriatico, si trovano nel punto più a nord della Puglia e ricadono all'interno del Parco Nazionale del Gargano. L'intera area delle Tremiti è una riserva marina naturale protetta. Si raggiungono facilmente con i traghetti che partono ogni giorno dai principali paesi del Gargano. Io e Lara, per esempio, siamo partiti da Rodi Garganico. Probabilmente il modo migliore per godersi le acque cristalline è quello di noleggiare un gommone e visitare questo paradiso marino in autonomia, perché le spiagge sono molto piccole e spesso affollate e non sempre raggiungibili agevolmente a piedi. Noi abbiamo partecipato ad un tour in barca che ci ha portato alla scoperta delle diverse isole che fanno parte delle Tremiti. Torniamo ora nel Salento, un'altra tappa imperdibile è sicuramente Castro. Castro è situata sul versante adriatico e vicinissima ad Otranto, dalla quale dista solamente 15 km. La bellezza paesaggistica di Castro è davvero unica, contornata da un mare incantevole e una vegetazione rigogliosa, che rendono l'atmosfera ancora più dolce e avvolgente. Il borgo risulta diviso in due zone: Castro Marina, dove è situato l'antico porto, e Castro Superiore, posizionata su una collina in una location panoramica bellissima. Nella Castro Superiore potete visitare il castello e la cattedrale, oltre ad ammirare una stupenda vista sul paesaggio sottostante. La Castro Marina non è solo mare trasparente e relax nelle calette, ma anche storia, cultura e attività diverse, come la visita delle grotte marine nelle immediate vicinanze del centro abitato. Qui da Castro partono numerosissime escursioni in barca. Una di queste che ci hanno consigliato è la grotta di Zinzulusa. Noi purtroppo per mancanza di tempo non riusciremo a vederla, ma abbiamo visto delle foto su internet e sembra veramente bella. Rimaniamo sempre nel Salento, ma questa volta ci spostiamo sulla costa ionica. Un altro dei posti che assolutamente non può mancare durante una visita del Salento è Porto Cesario, con le sue meravigliose spiagge, una più bella delle altre. La città di Porto Cesario ha origini antichissime. Tracce dell'antico passato potrete ritrovarlo ammirando il centro storico. Ma non solo, lungo il suo litorale troverete alcune delle più belle spiagge di tutto il Salento. Di fronte alla costa di Porto Cesario c'è l'Isola Grande, comunemente chiamata Isola dei Conigli. L'isola dei Conigli è raggiungibile solamente in barca ed è una riserva naturale. Si chiama così proprio perché una volta c'erano molti conigli. Andando invece in direzione nord si può raggiungere la spiaggia nei pressi di Torre Lapillo, un tratto di costa con soffici dune e una leggera scogliera dalla profonda atmosfera esotica, e i cui fondali marini mostrano una pulizia e una vita a dir poco incredibili. Terminiamo questo elenco di 10 posti imperdibili della Puglia con altre due città. La prima che voglio consigliarvi è Trani, soprannominata la perla dell'Adriatico. Affacciata proprio sul mare Adriatico, vi ruberà il cuore con le sue case bianche, la bellezza del centro storico e i gustosissimi piatti tipici della tradizione pugliese. Io e Lara ci siamo stati soltanto una mattinata, ma ci è piaciuto davvero tanto passeggiare per le vie del centro storico. La nostra visita è iniziata al porto di Trani, uno dei luoghi simbolo della città. Parlando di simboli di Trani, non si può non citare la sua immensa cattedrale, che si trova in Piazza Duomo, una meravigliosa piazza aperta con una spettacolare vista sul mare. Oltre alla visita alla meravigliosa cattedrale, il cui ingresso è gratuito, avrete anche la possibilità di salire sul campanile, un'occasione davvero unica, dalla sua cima la vista è davvero spettacolare. L'ultimo posto che voglio consigliarvi in questa guida è una città che non ho visto con mia sorella l'anno scorso, ma 3 anni fa quando ci sono andato con Giulia, ed è Monopoli.
Ci troviamo in provincia di Bari e siamo vicinissimi a paesini meravigliosi come Polignano a Mare, Ostuni, Cisternino, insomma tutti i paesini che ovviamente vanno visitati. Sono rimasto piacevolmente sorpreso da questa cittadina, in particolare dal centro storico, che si rivela un gomitolo di stradine e vicoli, dal lungomare in cui da lontano si scorge il castello e dal porticciolo, un posto magico con un paesaggio da cartolina. Anche qui intorno ci sono tantissime spiagge meravigliose dove passare la giornata. Noi siamo andati a Cala Verde, alternata dall'alta scogliera, il cui riflesso nell'acqua trasforma il mare in tonalità che spaziano dal verde al turchese. Questa insenatura viene perfettamente nascosta dalla natura circostante. Grazie alla sua conformazione è sempre possibile godere di un mare calmo ed è quindi super adatto anche per i bambini. Cari amici viaggiatori, siamo arrivati alla fine di questa nuovissima top 10 della Puglia. Di nuovo vi ricordo che tutti i video che ho già montato sulla Puglia li potete trovare qui sotto in descrizione, c'è una playlist con tutti i video che ho già montato e che ho già pubblicato. Come avrete capito, la Puglia per me è una regione davvero speciale, ci sono super affezionato e potessi ci tornerei ogni anno perché comunque ci sono davvero tantissimi posti che ancora mi mancano e che ancora voglio visitare. Quindi, di nuovo, se volete commentate qui sotto perché sicuramente nei prossimi anni, nelle prossime estati ci tornerò e visiterò nuovi posti, quindi aiutatemi a scoprire nuove meraviglie pugliesi. Spero che questo video vi sia piaciuto, se ancora non l'avete fatto mettete un bel like, condividetelo a tutte le persone che volete e se non siete ancora iscritti mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdere tutti i video che usciranno prossimamente. Noi cari amici viaggiatori ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao!